Bentrovati amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee, o perlomeno ci proviamo. Vogliamo dare un senso a questa Phalaenopsis che da un po' che sta tutta per conto suo. Allora, questa Phalaenopsis l'ho presa al garden vicino casa, eccola qua, ha finito la fioritura. Volevo farvi vedere, togliendo tutto questo pasticcio di barche, che è una cosa normale, sta cadendo dappertutto, volevo vedere se c'è la famosa gabbietta. Vediamo se c'è, qualcosa sento, qualcosa vedo, eccola qua, c'è la gabbietta, eccola qua. Allora, la gabbietta dobbiamo toglierla o non dobbiamo toglierla? Che facciamo? Allora, il discorso della gabbietta è semplicissimo, appartiene ai primi stadi della coltivazione della Phalaenopsis. Abbiamo detto che è o sfagno o fibra, torba di sfagno, compressa, è una spugna, a tutti gli effetti è una spugna. Allora, quando la comprate non c'è necessità urgente di toglierla, perché tanto sta lì. Vi faccio vedere che lì dentro ci devono essere per forza due radici, o una o due radici, che sono le radici di quando lei è nata. Quindi ci devono essere per forza due radici, appartiene a un passato, e quando deciderete di rinvasarla, non prima, forse la vedete ma si è allungata, quando deciderete di fare il rinvaso la potete togliere, quindi non c'è assolutamente fretta di andare lì e levarla, perché non dà nessun fastidio, è talmente compressa che manco entra l'acqua, cioè l'acqua non entra, non esce, è una spugna che ormai non riceve forse neanche più l'acqua. Allora, vedete, per levarla è semplicissimo, tante volte c'è, oltre che la spugnetta, anche una gabbietta, forse se dà più fastidio è la gabbietta. Allora, questa Phalaenopsis in questo contesto qui è abbastanza secco il tutto. Sarebbe in questo contesto ora di ribagnare, perché le radici sono argentee, le radici sono attive perché stanno funzionando, quindi vedete che la pianta ha voglia di vivere, lo vedete anche da questa radice qua giù. Quindi nell'occasione, questa si è svasata nel video, quando ho fatto il video che parlavo dell'acqua, dell'immersione, se metterla o non metterla in immersione, quante bagnarne, vedete ce n'è una di radice ma è andata, è vecchissima, quindi appartiene ad un passato. Quando decidiamo di rinvasarla il passato se ne va, inutile che ci portiamo dietro il passato della pianta, un po' anche su di noi, no? Il passato è passato, chiuso, quindi sta gabbietta già è stata messa, perché se no non avremmo potuto comprare questa Phalaenopsis. La sto levando, vedete, cioè non è diventato, non lo so che cosa, talmente di impenetrabile che neanche l'acqua esce. Quindi quando fate il rinvaso levatela, ma non vi ci ammazzate, non vi ci affannate, perché per carità non c'ha senso. Cioè, ecco, ce n'era una di radice, guardate, non c'è più niente. Probabilmente l'unica radice che c'era era questa qui era l'unica radice che stava lì dalla nascita, però ecco, se n'è andata per conto suo, quindi la fretta di toglierla. Qualche volta mi è capitato di vederne che ce n'è una bianca, perché chiaramente non ha mai preso la luce. Allora io cerco di districare un po' tutta la questione, cerco di togliere tutto quanto il barche, di pulirlo. Con le forbici taglierò le radici secche, eccole, che poi se riuscite a fare il lavoro a mano senza forbice è cosa gradita, perché non fate traumi. Potete lasciare, vedete che le radici hanno anche questo filetto dentro alla radice, c'è il filetto che sarebbe, tolto il velamen, c'è la struttura proprio della radice, eccola, questa è la radice, questo fuori è il velamen, lei mangia, si nutre con questa struttura, gli serve per immagazzinarla per qualche ora. Ecco, quindi questa qui è proprio la radice, però se noi la mettiamo in terra, non lo fate, se la mettiamo in terra chiaramente questo filetto qui non produce nulla. C'è qualcuno che le lascia giusto per dire lasciamolo, ma non è ininfluente, potete togliere il velame e lasciarlo, potete tagliarlo. Tante cose sono ininfluenti nella coltivazione delle Phalaenopsis, vedete, è ininfluente anche il mio viso, ma ci sono, è più importante lei. Va bene,
Allora, vedete, tutte queste parti nere, tutte queste parti potete decidere di tagliarle oppure di lasciarle con il filetto attaccato. Se le tagliate usando delle forbici, l'importante è che siano disinfettate. Potete tagliare tutti quanti questi macelletti che ci sono, però nel complesso, vedete, le radici sono attive. Guardate, vi faccio vedere una cosa per esperienza. Nelle orchidee è tutto strano, vedi, questa radice qui fino a qui era secca, era andata, poi è ripartita. Delle volte capita e vi capiterà di vedere che una radice completamente secca, marcita, e poi riprende. Quindi tante volte la scelta delle radici da tagliare, guardate questa, eccola qua, venuta via da sola. Se andate a mano è meglio, perché andando a mano non dovete utilizzare forbici, non dovete disinfettare. Ecco, in questo caso qui c'è una radice che sembra andata, c'è il puntino nero, però lei è ancora attiva, perché qua giù da via. Guardate che controsenso, però tante volte. Allora, la radice qua ha un puntino nero, sembra che sia ora di tagliarla perché c'è il puntino nero, non so se lo vedete, il puntino nero, poi c'è la radice che qui è secca, andrebbe tagliata. Nonostante tutto, i meccanismi della sopravvivenza della radice sono infiniti. Ho visto tante volte piante con radici completamente andate ritornare a vivere, cioè rinasce poi la parte buona. Bene, io cercherò adesso di tagliare il tutto, mi ci spasso un po', poi vi faccio vedere. Guardate, eccolo qua, se togliete il velamen, cioè rimane la parte interna, questa è la radicetta. La potete lasciare perché tanto è ininfluente anche lei, tante cose sono ininfluenti, la cosa più importante è quello che facciamo noi, è il lavoro nostro, il nostro ambiente, e cercare di capire, la cosa ancora più importante, che tipo di substrato abbiamo bisogno nell'ambiente domestico. Tante volte cambiamo, l'ho fatto anch'io, cambiamo un'infinità di substrati come se substrato magico, all'inizio si capisce quello, no? Sembra che il substrato magico sia lui che ci dà la salvezza. In realtà c'è solo un substrato che vive nell'ambiente nostro, fatto di valutazioni, fatto di esami, fatto di continui studi. Se guardate l'hygrometro vedrete che casa vostra è talmente umida, allora un substrato che asciuga. Se casa vostra è secca, per la maggior parte degli anni, dei giorni dell'anno, dovete mettere qualcosa che mantiene un po' più l'umidità. Eccolo qua, si svuotano, rimane solamente il filetto. Questo è un lavoro che potete fare, se avete pazienza, anche a mano. E questa qua è la situazione. Queste sono le radici nuove perché, come dicevo in un altro video, la pianta, dato che ha queste oramai del vecchio substrato che era il barche, quando noi, eccolo qua il barche, quando lo metteremo in un nuovo substrato, questo è il barche. Questa, considerate che gabbietta è tutto 2 anni che è qui, ecco perché vi dicevo non abbiate fretta di togliere la gabbietta, tanto il substrato, questo qui è il substrato, vengono dalle aziende e c'ha 2 anni come substrato, quindi adesso è asciutto, ma se lo bagnate diventa nero. Io l'ho lasciato asciugare un po' per fare il video, ma se voi questo qui lo bagnate diventa nero e si asciuga l'anno prossimo, quindi è questo un po' il concetto. Qualunque pianta che voi comprate tiene addosso 2 anni di substrato. Poi farò un video sull'altezza dello stelo, come, dove tagliarlo, ma anche qui non ci sono rigori, rigidità di pensiero, ci sono delle cose che potete scegliere, come su tutto. Bene, vi faccio vedere al lavoro finito, eccomi qua, faccio vedere al lavoro finito quello che tiro fuori come pulizia, quante radici lascio. Allora eccomi di nuovo, ma ho fatto molto velocemente perché ho deciso che le lascio tutte. Perché? Perché anche se queste qui all'interno sono più marroncine e quindi andrebbero tagliate, vale lo stesso discorso che vi ho fatto, che ci sono le punte che sono attive. Quindi adesso non gliele vado a toccare, la lascio stare, perché lei anche da quelle punte che sono un po' come questa, un po' marcescenti, ma non sono neanche marcescenti, sono radici vecchie, nonostante tutto dalla parte finale comincia a tirar fuori qualcosa. Allora la pianta è in attività, non voglio stressarla ulteriormente, la lascio con quello che ha e vi faccio vedere dove la voglio mettere. Allora eccomi qua, ho scelto il vaso di terracotta con il labillo, che vi ho fatto già vedere dei vasi di come stanno andando le cose.
Allora, per metterla giù è semplicissimo. Allora, c'è ancora qualche pezzo di barca attaccato, lascio stare tutto, non mi crea nessunissimo problema. Metto giù, guardate, vi faccio vedere, metto giù la Phalaenopsis, la dimensione è giusta per le radici, lo vedete già da fuori, no? Perché come radici, eccole qua, vedi, questo qua è un vaso un pochino più piccolo, però sarebbe troppo piccolo per le radici. Quindi abbiamo scelto questo un pochino più grande. Voglio che stia comoda. Come tipologia di substrato il labillo non è che lascia passare l'aria di più, ce l'ho già pronto, vi faccio vedere come lo mando giù. Non do colpettini, perché se do colpettini sul vaso di terracotta credo che sia completamente una cosa inutile, però sposto un pochino la pianta in modo tale che lo faccio scendere. Di labillo ne ho in quantità industriale, in casa non manca mai. Eccolo qua il labillo, ma alla fine è come se fosse barca, solo che asciuga più velocemente. La metto giù tranquillamente. Guarda, mi aiuto con la solita forbice, oramai fa parte della mia coltivazione. Dopo uno si affeziona anche alle cose più strane, no? Allora, cerchiamo di metterla giù. Chiaramente il labillo dà stabilità, il labillo dà una grandissima stabilità al vaso. Se lo volete portare fuori in estate andate tranquilli, perché è più facile che cadiamo noi piuttosto che il vaso si rovesci. Eccola qua, guarda, già si tiene per conto suo. Il labillo ce n'ho una quantità industriale. Allora, per l'ambiente domestico mio, il labillo, per le giornate di clima secco che ho, chiaramente va bagnato un pochino di più. Ok. Lei sta a posto, Il labillo va bagnato un pochino di più, perché se il bark rimane qualche giorno più bagnato e vi crea casini, questo si asciuga velocemente. Allora, io l'ho messa a dimora, vedete? L'ho messa a dimora, la pianta sta a posto. Come la bagno? Guarda, già il gambo un po' lungo, ce ne mettiamo ancora un pochino per tenerla ferma. Come la bagno? Ho fatto il video, ho fatto uno short. L'abituo, adesso il labillo è bagnato, quindi non mi muovo per qualche giorno. Allora, il labillo è bagnato, per qualche giorno lo lascio asciugare, anche perché ci sono dei piccoli taglietti, un paio l'abbiamo fatti con le forbici, il resto abbiamo tolto a mano, ma non abbiamo fatto grossi danni. La fisso un attimo per non farla muovere, oppure taglierò poi i steli floreali. O la fisso o taglio i steli floreali. L'abituerò a dar l'acqua da sotto col sottovaso, il discorso della semi idroponica che è molto importante, quindi lei riceverà, e l'abituerò, perché magari qualche giorno gliela do da sopra, poi non gliela do più, gliela do solamente sotto, metto il sottovaso si riempie d'acqua, lei se lo beve. Quando è asciutto si riaggiunge. L'importante è che sia asciutto, perché sennò praticamente facciamo dei discorsi di controsenso, cioè praticamente se il sottovaso rimane sempre l'acqua, addio, abbiamo messo le radici in ammollo, la tecnica dell'acqua che non accettiamo. Con il sottovaso, quando il sottovaso è asciutto, ma lo vedete che il sottovaso è asciutto, riaggiungete l'acqua, la stessa quantità, potete darne un giorno di meno, un giorno di più, non è un problema, però lei si abitua e spingerà le radici a cercare l'acqua. Non so se ci avete mai fatto caso che se lasciate sul sottovaso 2 dita d'acqua c'è la radice che esce. Sembra che la radice, quando voi coltivate le Phalaenopsis o altre orchidee in casa, sembra che la radice la cerca l'acqua, quindi viene fuori perché sotto è dove si deposita più acqua. L'abituerò a prendere l'acqua da sotto col sottovaso. Questo è il sistema della semi idroponica. Spero di avervi dato un po' di qualche notizia in più, qualche consiglio nuovo, o forse l'avete già sentiti, ve l'ho detti diversamente. Ci sentiamo poi per il prossimo video, grazie di avermi seguito e a presto.